Come individuare un Rolex falso? Facilissimo. Oggi vi darò 10 consigli utilissimi per riconoscere immediatamente un Rolex falso. D'ora in poi non avrete più dubbi su questo argomento e nessuno riuscirà più a fregarvi. Non ci credi? Guarda il video fino alla fine e mi dirai. Benvenuti e bentornati a tutti, questo è Swissmade. E allora eccoci qui con i 10 consigli per individuare un Rolex falso, una serie di indicazioni che una volta esaminate, non dico che vi daranno la certezza assoluta, ma al 99% vi faranno fare sonni tranquilli. Inizio con una carrellata di quelli che sono i punti che poi andremo ad analizzare più nel dettaglio. Le incisioni e i numeri di serie, i dettagli del quadrante, i materiali, i simboli nascosti sulla corona, i dettagli dell'inserzione e del prezzo, le incisioni e i numeri di serie. Per il sesto consiglio armatevi di pazienza e degli attrezzi giusti. Abbiamo appena detto che sul fondello della cassa non dovrebbero esserci incisioni, mentre ci sono altri spazi nell'orologio dove invece bisognerebbe cercare queste incisioni specifiche. Un Rolex autentico rivelerà la sua identità attraverso numeri di serie e di modello incisi con precisione laser, non un qualcosa che è solo graffiato in superficie o che risulta sbavato o con altri difetti evidenti. Il numero di serie è inciso nel readout alle ore 6. Per i modelli invece quelli più vecchi, il numero di serie di un Rolex si trova dove il bracciale incontra la cassa dell'orologio, quindi tra le anse sempre a ore 6. La referenza del modello dall'altra parte si trova tra le anse, quindi sopra le ore 12, accompagnato dal testo Orige Rolex Design, proprio quindi sopra il numero. Ovviamente per leggerli sarà necessario smontare il bracciale o il cinturino, quindi a seconda dei modelli. Quando si guardano le incisioni dovrebbero avere bordi puliti, nessun disordine e nessun errore di ortografia. Fondamentale, altra caratteristica che vi permetterà di riconoscere immediatamente un fake, dal 2002 Rolex ha microinciso sul vetro il logo della corona sempre a ore 6. Questo è visibile ad occhio nudo, senza una lente di ingrandimento. A volte un'inclinazione del quadrante può aiutare a renderlo molto più visibile. L'incisione è difficile da replicare per i contraffattori ed è molto dispendiosa per essi, quindi nella maggior parte dei casi tenderanno a non inserirla. Più recentemente è stato introdotto anche il Rolex che è inciso intorno quindi sempre al readout del quadrante, ossia l'anello presente tra quadrante e vetro. I dettagli del quadrante. Per il settimo consiglio passiamo all'aspetto estetico dell'orologio. Innanzitutto la scritta Rolex sul quadrante deve essere ben esaminata. Il testo dovrebbe essere ben distanziato ed ovviamente perfettamente dritto. Controlla anche la colorazione specifica per le caratteristiche del quadrante. Per esempio il Rolex Explorer 2 ha una lancetta rossa o arancione distinta a seconda dell'anno di produzione. Quindi per ogni modello bisogna soffermarsi sulle singole caratteristiche di ognuno. Altro simbolo di autenticità per Rolex è la lente Cyclope o lente ciclope. La lente di ingrandimento sopra il disco data è soprannominata lente Cyclops e serve per ingrandire la data. Questa lente di ingrandimento adorna il vetro esterno, sporgendo verso l'esterno in una forma convessa che migliora quindi notevolmente i numeri di data con un ingrandimento di 2,5 volte. Il design e la forma sono intrinsecamente Rolex. Dal 2005 questa lente presenta un rivestimento antiriflesso per ridurre l'abbagliamento. Ci sono alcuni modelli che non utilizzano la lente Cyclope, anche se quindi c'è la funzione data. Ci riferiamo per esempio ai modelli Sea Dweller, Deep Sea e naturalmente i modelli senza data come il Submariner, No Date o il Milgauss. I materiali. Entriamo nel podio. Ottavo consiglio: Rolex utilizza solo i migliori materiali per i suoi orologi. Gli orologi Rolex sono realizzati in acciaio inossidabile 904L, oro 18 carati e platino 950. Inoltre Rolex utilizza anche leghe brevettate come l'Ever Rose, il Rolesor e il Rolesium. I materiali di qualità minore peseranno meno degli autentici Rolex e potrebbero graffiarsi molto più facilmente. Capita spesso che per le configurazioni con l'oro gli orologi vengano placcati e qui la differenza di peso è notevole.
Se riesci a notare dei graffi sulla cassa, questi dovrebbero essere dello stesso colore del materiale superficiale, senza prendere in considerazione ombreggiature o riflessi. In caso contrario, fai molta attenzione perché significa che il materiale sottostante è di altro tipo. Pietre preziose. Oltre ad utilizzare solo i migliori materiali, Rolex adorna i propri orologi solo con diamanti e con gemme specifici. Rolex ha diversi gemmologi interni che esaminano e scelgono le migliori pietre, le quali quindi vengono poi posizionate per rivelare al meglio il loro colore e la loro qualità. Negli orologi Rolex con diamanti finti la lunetta potrebbe essere sovradimensionata, le pietre potrebbero essere non esattamente dritte o potresti persino vedere inclusioni o colorazioni evidenti. I simboli nascosti sulla corona. Nono consiglio. Anche la corona di carica porta con sé vari simboli intrinseci. Nei modelli recenti troviamo sulla corona il classico logo Rolex, quindi la corona, e al di sotto di essa troviamo quindi delle barre o dei puntini, a seconda di materiali e delle specifiche dell'orologio. Su questo argomento ho realizzato un video ad hoc, perché è forse uno degli aspetti più importanti da considerare. Quindi se sei particolarmente interessato a questo consiglio ti lascio il link del video nella descrizione. In realtà così di primo impatto questi simboli sulla corona sembrano un aspetto semplicemente superficiale, ma in realtà raccontano molto sulle caratteristiche intrinseche dell'orologio, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei materiali. Questo dettaglio è come una carta d'identità. Se le informazioni che si deducono corrispondono alla realtà dell'orologio, abbiamo già fatto un ottimo passo in avanti. Secondo me, questo è proprio uno dei modi più efficaci per capire se abbiamo tra le mani un fake o un originale. I dettagli dell'inserzione e del prezzo. Concludiamo con il 10° consiglio. Questo vuole essere un po' un campanello d'allarme un po' per tutti. Il prezzo sembra troppo allettante per essere vero? Ricorda che nessuno regala niente. E anzi, quando si parla di Rolex sono tutti lì a contare pure i centesimini pur di avere il massimo del guadagno. Tranquilli, è un modo di dire, non tutti ma la maggior parte, prima che qualcuno quindi si senta chiamato in causa ingiustamente. Assicurati di guardare e capire il prezzo. A volte puoi aiutarti confrontandoti quindi con gli altri modelli. Se il prezzo sembra troppo basso, potrebbe essere qualcuno che cerca di rifilare un orologio falso a un acquirente inconsapevole. Guarda sempre la scatola e i documenti se sono disponibili. Questo è il mio consiglio prettamente personale: non comprare mai orologi senza scatola e senza garanzia, perché questo ti può esporre a possibili problemi o essere quindi il campanello di allarme di spiacevoli sorprese, come il fatto che l'orologio sia stato rubato e rimesso sul mercato. E vi assicuro che non è piacevole esporsi a rischi del genere con i propri soldi. Poi avere scatole garanzia aumenta nettamente il valore della vendita di un orologio sul mercato secondario, oltre quindi alle condizioni, all'anno di produzione e ai materiali utilizzati. Anche su questo argomento ho realizzato un video approfondimento intitolato "Perché investire negli orologi?". Andate a buttarci un occhio, magari vi lascio il link nella descrizione. Comunque ovviamente avere o non avere scatola e garanzia non significa al 100% che si tratti di un originale piuttosto che di un falso. Questi elementi potrebbero solo aiutarti a determinarne la legittimità. In questo video abbiamo approfondito il brand Rolex. Se in futuro vorrete un video simile su altri brand, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo di andare a seguire su Instagram la pagina ufficiale del canale, qui vi terrò aggiornati quindi su tutte le nuove uscite, sui vari contenuti e altre cose sempre inerenti al canale. Qui sotto nella descrizione del video trovate il link oppure vi basterà cercare swissmade.it. Ora fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo argomento. Vi è mai capitato di cogliere in flagranza un venditore che vi stava per rifilare un orologio falso? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono curioso di leggere le vostre storie. Grazie per avermi seguito fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e lasciate like e noi ci rivediamo con il prossimo video.